Proseguiamo con il nostro tutorial di Picon Planner. In realtà più che un tutorial, diciamo, un'esplorazione che sto facendo anche io sul programma, in quanto è la prima volta che lo utilizzo per modellare, però devo dire che mi sta piacendo moltissimo. È fatto veramente molto bene, considerando che sto utilizzando la versione gratuita, veramente potrebbe essere un programma, diciamo, utilizzato per scopi professionali. Non so se con la versione gratuita si possono fare lavori oppure no, devo andare a vedere sul sito ufficiale. Comunque il programma mi sembra davvero ben fatto. Allora torniamo nella vista dall'alto e riponiamoci di nuovo in modalità wireframe per poter vedere le porte. Una cosa che notavo rispetto ai tutorial precedenti, se avete visto i tutorial precedenti, io avevo creato dei layer che contenevano, cioè nel momento in cui noi creiamo i muri, le porte, le finestre, lui automaticamente ci crea dei livelli di default. Io li avevo accorpati, li avevo rinominati, però poi nel momento in cui sono andato a creare altri muri, ho visto che lui quei muri originali me li ha, cioè quei livelli che utilizza lui, me li ha comunque creati. Quindi vi sconsiglio di fare come ho fatto io nella- nel tutorial riguardante i muri, in quanto è inutile fare questa operazione se poi basta aggiungere altri muri e vediamo che lui comunque ci aggiunge sempre i livelli suoi. Quindi comunque si tratta di un'esplorazione del programma anche per me, quindi ci sta che ci sono delle cose eh, che magari in corso d'opera andiamo a sistemare. Ora andiamo ad inserire le porte. Le porte le trovo qui nella sezione degli elementi 3D, qua abbiamo porte e porte scorrevoli. Io scelgo porte. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo comando è che mi dà la possibilità di cliccare sul primo e sul secondo punto del DVG e lui automaticamente, senza chiedermi la misura della porta, mi va a mettere direttamente la porta. A questo punto, muovendo il mouse in varie posizioni, io ho la possibilità di muovere e impostare la posizione dell'apertura della porta. Quando l'apertura mi va bene, faccio un clic e viene inserita. Una volta inserita la porta, andiamo in 3D, andiamo in vista realistica e andiamo a osservare come è fatta. Quindi abbiamo anche la maniglia e abbiamo anche la cornice. Selezionando la porta, qui avremo la possibilità di poterla eventualmente ribaltare o ribaltare in quest'altro verso. Nelle sue proprietà leggiamo soltanto, quindi allarghiamo questo elemento, quindi qui sotto ci sono altri parametri, quindi ci conviene tenere un po' più stretta questa finestra. Quindi in comune abbiamo sempre le informazioni che riguardano la posizione, la rotazione, le dimensioni e tutti questi parametri non sono cliccabili. Qui ci dice in che livello si trova la porta, qui invece ci sono le cose più interessanti, ovvero quelle che sono l'altezza, la larghezza, per parapetto sarebbe la distanza da terra, l'altezza della maniglia. Questo è lo spessore, la profondità della porta. Qui abbiamo le caratteristiche dell'anta,
quindi se vogliamo un'anta piena oppure vogliamo un'anta vetrata oppure con una cornice di vetro. Anche la grafica mi piace molto di questo programma, di questo stile di visualizzazione mi sembra fatto molto bene. Qui abbiamo la maniglia, quindi potrei scegliere di non inserirla oppure ho la possibilità di variare tra vari tipi di maniglie. Quindi abbiamo anche il maniglione antipelo. Qui ho la possibilità di abilitare la seconda anta, quindi in questo caso posso ottenere una finestra a due ante. Non mi sembra che ci sia la possibilità di almeno per adesso, di impostarne più di una, cioè più di due ante, però diciamo questo tipo di programma secondo me va molto bene se uno non ha necessità di entrare tantissimo nei particolari. Poi comunque, diciamo, io non lo conosco ancora bene e quindi può darsi che ha molte più opzioni di quelle che sembrano. Mi sono appena accorto che qui in questa zona ehm, non mi si è creato il pavimento, quindi probabilmente quando ho cliccato su questi elementi lui non ha riconosciuto il pavimento. Ora provo un attimo a rifarlo avendo spento il layer che contiene il DVG perché non vorrei che quel layer mi ha creato dei problemi nell'individuazione della stanza. Quindi se mi porto esternamente, vedo che comunque lui mi propone varie soluzioni. Infatti, se sono posizionato qui, vedete che quella stanza non ho capito per quale motivo non me la riempie. Se però quando attivo il comando mi sposto in un altro angolo, per esempio in quest'angolo qui, e faccio un clic, lui mi ingloba tutto. Il motivo tecnico non l'ho capito, diciamo perché mi metto qui e la stanza non me la vede, mi sposto dall'altro lato e la riesce a vedere. Voglio vedere se questa cosa funziona anche per quanto riguarda, cioè se l'operazione la faccio in pianta, quindi dalla pianta, parete, mi avvicino di qui e quella parete in fondo, questa qui non viene vista, mi metto di qui e viene vista, quindi non è un qualcosa che dipende dalla vista di pianta o dalla vista 3D, è proprio una cosa del programma, quindi quando dovete fargli riconoscere le pareti, spostatevi da vari lati per vedere qual è il lato appunto che vi permette di leggere, di fargli leggere l'intera stanza. Quindi adesso vado, quindi continuo ad inserire le altre porte, quindi primo clic, secondo clic, terzo clic per quanto riguarda la direzione, ancora primo clic, secondo clic, terzo clic per la direzione, ancora primo clic, secondo clic, posizione. È veramente comodo questo, diciamo, questo comando che vi permette con due clic di non andare ad inserire la misura della porta, perché magari uno a volte non ha voglia di prendere, diciamo, queste misure, quindi è veramente velocissimo. Il programma
non l'ho ancora esplorato tutto, però già da queste poche cose che ho visto, già diciamo mi piace tantissimo, perché comunque ricordiamoci che stiamo parlando di una versione ehm, gratuita di un programma, poi devo andare a vedere anche la versione pro, quali sono le caratteristiche che ha, perché comunque sembra davvero molto molto interessante questo programma, quindi un'ottima alternativa a molti programmi diciamo a pagamento, considerando che io adesso lo sto utilizzando per la prima volta, il fatto che in pochissimo tempo sia riuscita a realizzare tutte le porte e tutte le finestre, veramente mi piace moltissimo come tipo di programma. Qui abbiamo tenuto fuori queste parti relative ai balconi che dopo dovranno essere realizzate, così come anche si dovrebbe aprire questo spazio qui nel pavimento. Selezionando il pavimento e andando in questa eh, sezione qui in alto, qui in questa zona abbiamo il comando dividi pavimento. Questo dividi pavimento come dovrebbe funzionare? Quindi mettendoci dall'alto, cliccando qui, andando in questa sezione dividi pavimento, traccio un poligono, diciamo, relativo all'area che voglio dividere. No, però vedo che mi ha fatto una suddivisione, diciamo, non relativa, cioè non mi ha creato una suddivisione geometrica, quindi perché se provo a cancellare, quindi a selezionare questa parte qui interna e provo a cancellare, non si cancella, quindi non mi ha creato quello che volevo fare io, cioè io volevo aprire uno spazio, quindi sicuramente ci sarà un altro metodo. Questo dividi pavimento, quindi non serve a spaccare in due un solaio, ma serve probabilmente per qualcosa legato ai materiali o ai metri quadri delle varie stanze, quindi non quello che mi serve in questo momento. Ok, però io in questo tutorial volevo soltanto andare a creare quelle che erano le varie porte per completare questa parte. Ah, vedevo che qui questa porta che avevo realizzato nel tutorial precedente è scomparsa, quindi mi rimetto in modalità wifi e me la vado a ricreare. Quindi vado nella, in questo caso la porta io la posso dividere solo in due parti, invece la finestra ho notato che la posso suddividere in più parti, quindi se qui dentro metto tre parti, poi devo capire se questa cosa vale anche ehm, diciamo, vale anche per la porta, però da come mi è sembrato di capire, mi sembra che le porte si possono dividere soltanto in due
in due parti, però non ne sono sicuro. Magari quando questa cosa ne vengo a capo, poi magari faccio sapere. Qui c'è stato un leggero spostamento del pavimento, quindi lo vado a rimettere in posizione e poi seleziono questa che deve essere una porta finestra, gli dico che da terra deve stare a 0 e la sua altezza deve essere 2,4, invio. La maniglia, vediamo se è posizionata, ok, sono posizionata all'esterno, quindi all'interno, quindi vanno, vanno bene. Do un colpo di salvataggio. Ah, vedevo che qui abbiamo la barra di accesso rapido, come praticamente come i programmi dell'Autodesk, quindi io qui posso aggiungere questi altri comandi e da qui posso, come in Revit, prendere la barra di accesso rapido, spostarla in basso, oppure da qui potrei prendere qualunque altro comando e lo potrei aggiungere alla barra. Questa qua è una cosa molto molto utile perché di solito i comandi di, per esempio, una cosa con la quale è un po' scocciante da premere il passaggio. È vero che ci sono i comandi rapidi, però è un po' scocciante passare dalla vista 3D alla 2D, impostare lo stile di visualizzazione premendo i tasti, quindi sarebbe utile magari andarli a posizionare qui. Però magari questa cosa la vediamo successivamente. Esaminando le specifiche del programma, non ho trovato la possibilità di, di aprire un foro nel pavimento, a meno di non usare le operazioni booleane, quindi trattare il pavimento come un oggetto solido. Quindi penso che convenga nel momento in cui andiamo a creare i, i pavimenti, di non far creare un unico pavimento che ingloba ehm, diciamo interamente tutta la struttura, ma fare comunque in modo che quindi gli spazi che non vogliamo andare a riempire non vengano non vengano cliccati e non vengano selezionati. Quindi purtroppo, almeno da quello che mi sembra, poi magari se qualcuno conosce qualche metodo per forare il solaio, diciamo però quello che lui intende effettivamente per pavimento, me lo può indicare nei commenti. A me mi sembra da quello che ho capito che non si possa fare. Riguarda la creazione dei balconi, se noi andiamo sul comando pavimento, vediamo che, diciamo, a seguito, visto che manca qui il muro che contiene i balconi, lui non riesce a inserire il pavimento, perché praticamente con questo programma, se io ho una un- una stanza così, quindi andando su trova pavimento, lui riesce a trovare questo spazio, quindi clicco qua e lui mi riempie questa zona, però questa zona qua, quindi ogni volta che lui trova un'apertura non riesce a
ad individuare l'area. Tra i comandi di 3D esiste questo comando dividi pavimento che nel momento in cui viene creata una linea a contatto con alcuni muri, gli permette, nel momento in cui io vado a mettere il pavimento, di riconoscere quest'area. Quindi vado a creare con dividi pavimento appunto queste linee nei punti in cui abbiamo la presenza del balcone. Quindi andando su eh, pavimento, cliccando qui, vediamo che lui riesce ad individuare il pavimento. Quindi questo comando è molto comodo per poter creare ehm, diciamo per poter creare ehm, dei pavimenti in delle aree che non sono circondate da pareti.